E certo che oggi sono chiamata proprio ad una bella sfida, perché insomma chiamarlo ragù di verdure è proprio una bella sfida, ma siccome ha un successo strepitoso nella mia famiglia, sono qui per condividere con voi la ricetta del mio speciale ragù di verdure. State con noi dopo la sigla. È una preparazione velocissima e naturalmente è fatta di più fasi, quindi magari qualche cosa si può anche preparare il giorno prima, come faccio spesso io quando mi organizzo durante il weekend per poi avere pronto durante tutta la settimana. Intanto seguimi giù per vedere gli ingredienti, perché quello che useremo sono gli ingredienti di stagione, quindi per il momento useremo le melanzane e le zucchine che sono molto estive, aggiungeremo anche delle carote, ma la parte più importante è quella del pomodoro, che in ogni ragù che si rispetti deve esserci, ma noi lo faremo con i pomodorini. E allora seguitemi in questa ricetta perché è davvero carina ed è la parte che potrete preparare magari prima per essere più organizzati. Iniziamo proprio da loro. Iniziamo allora tagliando i pomodorini sul tagliere, basta tagliarli soltanto in due, un po' grossolanamente. Tagliamo tutti quanti, ma voglio fare una magia. Ecco tutti i nostri pomodorini. Allora, iniziamo scaldando in una padella con un giro d'olio, un buon giro d'olio, perché in ogni buon sugo che si rispetti ci deve essere un buon giro d'olio. Metteremo un aglio. Ho trovato questi agli piccoli in frutteria, ma andranno benissimo, soprattutto perché non a tutti i miei commensali piace l'aglio. Trasferiamo quest'aglio direttamente nella padella calda e lasceremo giusto per insaporire un po'. Lo lascio andare appena un pochino e metto subito giù i pomodorini. Li lasciamo sfrigolare. Aggiungiamo un po' di sale. Allora, nel frattempo che i pomodorini stanno lì a cuocere, ma dovranno stare veramente tipo 5-7 minuti al massimo, li vedremo quando sono un po' morbidi, noi andiamo a tagliare tutte le verdurine sul tagliere. Cominciamo a tagliare le zucchine. A me piace tantissimo, se avrete già seguito anche i miei video, usare questo strumento qua, perché taglieremo tutte le verdurine a julienne, che poi quando andiamo a mangiare la nostra pasta è anche molto piacevole sentire e distinguere ogni singola verdurina. E poi le zucchine e le carote si prestano davvero bene a questo tipo di taglio. Ok, ed ora peliamo le nostre carotine. Ecco, così può bastare. Adesso facciamo la melanzana, che consiglierei di tagliare prima a fette non troppo sottili, perché praticamente la melanzana non si può tagliare con la mandolina, quindi è preferibile farla così. La faremo a dadini molto piccoli, anche per garantire uniformità in cottura. Allora, le melanzane sono terminate, adesso andiamo dai pomodori ed effettivamente vediamo che sono abbastanza appassiti, è sufficiente così, e dovremo spegnerli. Adesso li facciamo raffreddare un pochino, togliamo l'aglio e li andremo a frullare. È il momento di frullare. Allora, i pomodorini li mettiamo in questo boccale e poi li frulliamo completamente.
Una volta che abbiamo frullato tutti i pomodorini, il gioco non è terminato, perché naturalmente, onde evitare di sentire tutti quei pezzettini di pomodoro, dovremo completamente passarlo in un colino come questo. Ecco fatto, la nostra salsa di pomodoro è pronta. Allora, iniziamo a cuocere le nostre verdurine. Giro d'olio in padella. Come vedete abbondiamo, ma l'olio è talmente buono. Poi mettiamo la nostra cipollina a soffriggere. E aggiungiamo in padella le verdure, tutte insieme. Un po' di sale, le mescoliamo bene e gli diamo il tempo di cuocere. Quando si asciuga un po' e si comincia ad attaccare, è il momento di sfumare con del vino bianco. E giù ora con il pomodoro, questo fa la vera differenza. Diffidate da qualsiasi passata comprata, questo è il vero pomodoro buono, saporito, delicato, ideale per il nostro ragù di verdure. Un sugo estivo, un sugo dalla primavera in poi, il vostro ragù. È il momento di mettere la pasta. Per questo sugo io ho scelto le caserecce, che sono davvero ideali per la pasta con il pomodoro. Quando manca almeno un minuto alla cottura, scoliamo la pasta in questo modo, lasciandola anche un po' morbida con la sua acqua, e la versiamo nel wok con le verdure. E la mantechiamo un po' per almeno un minutino. Ecco fatto, siamo pronti. Manca qualche piccolo dettaglio ancora. Mettiamo un po' di grana grattugiato, a chi piace anche un po' di pecorino. Diamo una mescolatina e infine un po' di prezzemolo e qualche fiocchetto di provolone affumicato. Questa è proprio la chicca finale. Troppo buona, mi dispiace, vi saluto, scappo al volo perché mi aspettano a tavola. Vi aspetto come sempre nella cucina di Scuola la Pasta. Ciao da Francesca!